i politipi sono caratterizzati dal fatto che ci sono i perni, cioè i chiodi, oppure chiamalo come vuoi, ma che servono da elemento vincolante per far sì che ci sia una lamella che parte da un punto, da un estremo, arriva a un altro estremo, magari anche spostandosi, perché fra l'uno e l'altro c'è sempre una serie di perni che modificano la direzione di delle lamelle, e quindi dà origine a tutta una serie di variazioni dell'unica tela, diciamo, perché l'unica tela invece ci sono proprio gli elementi che partono da un punto, arrivano all'altro punto, ma è sempre l'altro punto corrispondente a quello di partenza. In modo rettilineo, insomma. In modo rettilineo, sì. Magari c'è una deviazione centrale, ma di solito con un unico perno o con un unico elemento su cui ruota la lamella. La lamella parte con una certa inclinazione, ha una rotazione, una mezza rotazione a metà, e poi ritorna nella stessa posizione dell'alto superiore. E nel caso invece specifico dei politipi è come se tu avessi complicato ulteriormente la composizione, sì, però tenendo quasi un risultato meno dinamico. Meno dinamico, sì. Meno dinamico, perché ci sono delle variazioni ai bordi dove vanno a finire le lamelle, però nella parte centrale non c'è nessuna variazione, non c'è un dinamismo. E fra l'altro c'è una componente però legata ai politipi, che è quella di essere anche, crea delle immagini che sono più variabili rispetto alla percezione, ma al centro però, perché sui politipi non c'è un'immagine che muta, c'è un'immagine che ha delle variazioni, piccole variazioni di luce, di tensione, ma non movimento. Ma quindi a proposito della tecnica e dei colori, tu adoperi la tela, poi del tessuto industriale, e intervieni colorando poi anche il tessuto, sì, a queste lamelle. Sì, cioè normalmente le lamelle o sono di tela, però una tela preparata prima, perché sono tele che normalmente sono, diciamo, deformabili, perché basta prendere in mano un filo, tirarlo, certo, viene via lungo la stringa. Oppure sono di un materiale che è indistruttibile, è il PVC. Già colorato, quindi? Già colorato, sì, perché il PVC se lo colori, poi dopo rischi che si screta il colore. La distanza dei politipi è data dalla larghezza della lamella, del taglio della lamella, cioè io taglio le lamelle da 1 centimetro o fino anche a mezzo centimetro, oppure anche a 1,5 centimetri, 2, dipende, perché questi qui credo che siano almeno 2, queste qua. Tu vedi che le lamelle sono molto alte. Ovviamente più alte sono, più vedi un cambiamento da una parte all'altra. Di fronte a noi abbiamo questi due politipi incredibili, e sono l'uno distante dall'altro, prima di tutto per una questione di simmetria, se vuoi, o di simmetria mancata. E infatti la cosa che mi interessava sapere, per esempio nel lavoro rosso, c'è un'idea di equilibrio simmetrico che in qualche modo poi contraddici con degli elementi che sono contraddetti in continuazione, però c'è questa deformazione della stessa elemento che poi ho approfondito con quegli altri che sono gli assemblaggi. Quindi l'opera nasce prima su carta, attraverso uno schizzo, un lavoro? No, più. Cioè, è stato un momento in cui ho smesso completamente di fare schizzi. No, mi parlavi di progetti, quindi sono progetti mentali? Sì, progetti mentali, sì. Questo mi è sempre realizzato. Cioè, a un certo punto sono andato via così. Vabbè. Sì, sono cose che mi nascono così, che mi piacciono molto, però infatti io
molti politipi li ho realizzati con questa tecnica qui, un po' vagabonda, diciamo, no? Questa tecnica un po' vagabonda, la defini? Vagabonda, vagabondando appunto da una parte all'altra.